È il Capodanno del 1991. Una semplice telefonata alla madre, ma la telefonata proviene dal Venezuela. A farla un uomo ricercato da 5 anni dalla Criminal Poll. Sulla testa 5 mandati di cattura per una sfilza di reati, tra cui 9 omicidi, traffico internazionale di droga e associazione a delinquere. Gli inquirenti lo aspettavano al varco da anni ormai. A Natale e Capodanno intercettavano le utenze dei familiari di Abatino. Ed ora l'occasione è arrivata. 24 gennaio 1992, un mese più tardi, viene arrestato a Caracas all'uscita di un locale notturno. 4 ottobre 1992, Abatino viene espulso dal Venezuela. Al suo rientro all'aeroporto di Fiumicino, ad attenderlo c'è un grosso spiegamento di forze dell'ordine, giornalisti, fotografi e telecamere. Crispino è tornato. È arrivato stamane dal Venezuela ed è in carcere a Roma Maurizio Abatino, che fu il capo della famigerata banda della Magliana. Era stato arrestato a Caracas 9 mesi fa. In Italia deve rispondere di omicidio, traffico internazionale di stupefacenti e associazione a delinquere. Non ha tollerato i flash dei fotografi e le telecamere. Dopo 6 anni di latitanza è sceso all'aeroporto di Fiumicino coprendosi il volto con il braccio. Maurizio Abatino, capo indiscusso negli anni 70 e 80 della banda della Magliana di Roma, pensava di essere ormai al sicuro nel rifugio dorato di Caracas, ma dopo i fratelli Contrera è toccato a lui essere espulso dal Venezuela. 9 mesi fa era stato arrestato nella capitale del paese sudamericano dalla Criminal Poll. Su di lui 5 provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere per mafia, omicidi e traffico internazionale di droga. Un personaggio abatino con molti collegamenti, anche con nomi di spicco della mafia e della camorra. Di lui negli anni 70 e 80 si parlò per contatti con l'eversione nera. In questo senso gli inquirenti lo considerano un personaggio chiave. Maurizio Abatino nasce a Roma nel 1954 e cresce in una stradina della Magliana Vecchia, vivendo presso la nonna paterna. Figlio di un imbianchino, sviluppa un senso di rivalsa nei confronti del padre. Non vuole fare la sua fine in mezzo ai cortei della sinistra o a respirare vernici in fabbrica. 1972. Al primo arresto, ancora diciottenne, il padre lascia il lavoro per la vergogna. Colpa di quel figlio finito in prima pagina, non tanto per la rapina ad un rappresentante, fatta con un amico, quanto per l'inseguimento che è seguito alla rapina. Prende viale Marconi contromano, braccato da 2 volanti, zigzagando per evitare le auto che gli arrivano di fronte. La gente che lo incrocia ha il volto terrorizzato. I poliziotti tentano di speronarlo, ma si ribaltano e vanno a schiantarsi contro un albero. La corsa si chiude con l'arresto e con 3 agenti feriti. 12 maggio 1974. Abatino ha 20 anni quando viene arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio e portato a Rebibbia. A tradirlo un tatuaggio sul polso. Per gli inquirenti avrebbe partecipato al tentativo di rapina verso un orefice, finito col ferimento di 2 persone. Un'ora prima del ferimento Abatino aveva acquistato le calze usate per coprirsi il volto. La proprietaria del negozio descrive la persona aggiungendo il particolare del doppio tatuaggio sul polso, uno scarabeo e un trifoglio. Abatino viene però assolto per insufficienza di prove ed immediatamente rilasciato. Da subito soprannominato Crispino per via dei capelli folti e ricci, nell'ambito criminale si fa conoscere presto come ottimo guidatore di moto e di auto, ideale per le rapine, e molte batterie iniziano a richiederne i servizi. È meticoloso e non lascia nulla al caso prima di ogni azione. Prova e riprova le vie di fuga calcolando i tempi di percorrenza. Prende a frequentare l'ambiente dei rapinatori della Magliana, del Trullo e del Portuense, ambiente nel quale gravitano Walter Ciardi, Aldo Cola, Rocco Romano, Paolo Fioralisi e Maria Rita Moxedano,
e successivamente anche Giovanni Picconi, Renzo Danesi, Enzo Mastropietro ed Emilio Castelletti. Questi ultimi, Picconi, Danesi, Mastropietro, Castelletti, costituiscono con lui il primo nucleo di quello che diventerà la banda della Magliana. Il vincolo si salda con l'incontro con Giuseppucci. Quest'ultimo diventa il trade union con quella che diventerà la più famosa banda romana. Ho già detto che al principio eravamo un gruppo di rapinatori appartenenti qualcuno alla Magliana, qualcuno al Trullo, fino al giorno che viene rubato un quantitativo di armi da una macchina a testaccio che apparteneva appunto a Giuseppucci Franco. Giuseppucci Franco fa delle indagini a Ticani, detto Paperino. Franco fa degli accertamenti e viene a sapere che queste armi le avevamo noi comuni, e Franco si unisce a noi. Creiamo il primo gruppo che era praticamente di rapinatori, non si occupavamo neanche del traffico finché siamo arrivati al sequestro di persone. In questo periodo si collocano le vicende relative ai sequestri Pratesi, Giansanti e Ciriello. Il tentativo di sequestro Pratesi viene preparato dalla banda di Laudavino De Santis, che non dispone di persone sufficienti per l'esecuzione, motivo per cui vengono cooptati Abbatino, Giuseppucci e Castelletti. La struttura per tenere l'ostaggio viene predisposta da Damaso De Santis. Il sequestro deve essere commesso in un capannone nella zona dei Castelli, dove il Pratesi ha una fabbrica di giocattoli. Sul posto arrivano 2 autovetture Alfa Romeo 1750, alla cui guida si trovano rispettivamente Abbatino, con a bordo Franco Giuseppucci ed Emilio Castelletti, e Laudavino De Santis, con a bordo Rocco Romano e Marcello De Folchi. Il capannone è recintato e nell'area antistante sono parcheggiati dei camion e delle autovetture. L'auto, condotta da Abbatino, resta ferma tra le autovetture parcheggiate, pronta a intervenire in caso di possibile fuga del Pratesi. L'auto di Laudavino De Santis giunge proprio davanti ai capannoni, ma dopo una colluttazione e un colpo alla gamba della vittima, vi è una reazione da parte del Pratesi e dei suoi operai, cui segue una sparatoria e la fuga di De Santis ed Abbatino. 16 maggio 1977 viene sequestrato il gioielliere Giansanti. All'operazione, oltre ad Abbatino e Giuseppucci, partecipano altri, come lo stesso De Folchi. L'operazione si conclude con l'incasso di 500 milioni. Poi Walter Ciardi, che opera con Marcello De Folchi e Luciano Zagaria, contatta Abbatino e Pernasetti, che già ha buoni rapporti con loro, per un altro sequestro, alla Balduina, sulla stessa via dell'hotel Cavalieri Hilton, alla quale però, dopo alcuni sopralluoghi, Abbatino rinuncia, in quanto riscontra delle difficoltà organizzative e logistiche, stante l'eccessiva distanza tra il luogo nel quale avrebbe dovuto essere preso l'ostaggio e quello dove sarebbe stato previsto il cambio, tanto più che con l'ostaggio si sarebbe dovuta percorrere via Cortina d'Ampezzo, sulla quale vi era un piantonamento della polizia. L'ostaggio, infatti, un imprenditore di nome Ciriello, avrebbe dovuto essere prelevato all'entrata di un cancello elettronico, quando avesse fermato la Mercedes grigia a bordo della quale viaggiava, mentre il cambio, di cui avrebbe dovuto incaricarsi Tiberio Cason, era previsto sulla via Cassia o sulla Flaminia, comunque superato il posto di blocco della polizia. Infine, una banda di calabresi in contatto con Cason avrebbe dovuto prendere in consegna il sequestrato. A causa del suo rifiuto a partecipare al sequestro in questione, si creano dei dissapori tra Abbatino, da un lato, e Marcello De Folchi dall'altro, tanto che quest'ultimo esprime dubbi sulla affidabilità di Abbatino una volta ritiratosi. De Folchi pensa di eliminare Abbatino, ma Pernasetti lo rassicura sul fatto che mai avrebbe assunto atteggiamenti che avrebbero messo a rischio l'operazione. 19 novembre 1977. Nonostante la defezione di Abbatino, il sequestro viene tentato. Nell'occasione, Marcello De Folchi viene arrestato a seguito di un conflitto a fuoco con la vittima. 7 novembre 1977. Viene rapito il duca Grazioli, a Roma. È stato rapito a Roma
il duca Massimiliano Grazioli. 5 individui armati e mascherati lo hanno bloccato in via della Marciliana nei pressi della Salaria. Secondo la testimonianza del fattore che lo seguiva su un'altra auto, i banditi sono fuggiti con la stessa auto del rapito. Apprendiamo adesso che l'auto è stata ritrovata e che i rapitori si sarebbero fatti vivi per telefono ai familiari chiedendo un riscatto di 10 miliardi.